Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo Elisabetta e Sebastiano e da qualche settimana ci troviamo in Tunisia. Vi porteremo con noi nella scoperta di questo splendido paese. Dopo aver visitato la quarta città santa, Cairo One, se siete curiosi di conoscerla ne abbiamo parlato nel video precedente, ci siamo rimessi in viaggio verso la parte nord-est della Tunisia. Il clima è decisamente cambiato rispetto al centro del paese. Qui le temperature sono più basse. Questo video, a nostro avviso, sarà molto interessante. Perché? Lo scoprirete più avanti. Siamo finiti in Svizzera. Le mucchine. Anche la temperatura è svizzera. Dopo aver passato letteralmente delle ore ad osservare questi splendidi animali, ci siamo rimessi in viaggio alla scoperta di questa parte di Tunisia e non immaginerete mai cosa abbiamo trovato. Ancora giocando a pallone da ieri. Al peggio, fronte al mare. Che posto assurdo. Quella alla sinistra. Cavolo, peccato. Ci fosse stato più... Vuole mare da maestrale qua. E tu immaginati col mare da maestrale quante volte lo fa, quante onde ci sono qua. sia a destra che a sinistra. Destra, sinistra. Ovviamente siamo sempre alla ricerca di onde e di spot nuovi. Allora, non siamo stati fortunati oggi perché non c'è abbastanza misura, non ci sono in previsione delle onde grandi, quindi non riesce a entrare in questa baia, però ha un potenziale non indifferente, si vede già da adesso come lavora lo spot. E abbiamo trovato un bel posto in mezzo alla natura. Dei militari. Tipo Tavolara. È tipo Tavolara, ma non per fare... Stanno facendo delle case per i militari. Però dice che è protetta per la nidificazione degli uccelli, perché ci sono più di 2000 specie di uccelli. Ci hanno invitato a bere il caffè, questo ragazzo Hassan, ed è l'unico turco che abbiamo conosciuto. Turco. Tunisino, è l'unico tunisino che abbiamo conosciuto in questo viaggio che fa il riciclaggio. Lui pulisce la spiaggia, ricicla le cose. È bello, per quanto sia uno soltanto che abbiamo conosciuto, poi magari ce ne saranno sicuramente altri, però è interessante, cioè è una cosa buona. Vediamo che insomma ci tiene molto alla natura, al rispetto dell'ambiente. Buono il caffè. Buono. O salato? Salato. Ho usato acqua di mare. No, sicuramente lava le tazzine con l'acqua di mare. Probabile, è un po' salato. Scritto con tutti i pezzi riciclati sono. L'idea di aver costruito tutto con le cose del mare. O giapponese. Ciao! Wahala. Eh sì, questo è arrivato direttamente dal mare, ha detto. Chissà da dove arriva. Drinking water. Ah, les noodles, des choses... Crème fraîche ou quoi? Cake. C'est quoi? Crème ou... Ah, ouais, microwave Sì. cake mix. Sì.
da mettre au Ok. microondes. Regarde ça. Ça c'est turc, no? Bot. Bot mi dan... Turc, sì. C'est turc. Vietnam, Ah, Vietnam, Vietnam. Vietnam. Vietnam, infatti. C'est incroyable ça. C'est quoi ça? Anti-cavity médicaments. oral. Voilà les chiens, mes amis. Beaucoup. Dentista in America, USA. Cose bien. Ils savent. Sono tutte cose trovate in spiaggia che arrivano dal mare. Medicine cinesi. Capri-Sun, multivitamina. Inoltre, non lontano da dove ci siamo parcheggiati, si vede comunque, perché anche attorno al camper ci sono delle pietre lavorate, sono dei siti archeologici. Sì, Hassan mi ha portato a fare un giro e mi ha spiegato cosa è stato ritrovato. Cosa ha trovato lui? Cosa ha trovato lui, è incredibile, è un sito unico, romano e molto antico, insomma, non si sa bene perché non c'è interesse nel scoprire Sì, la nello storia, studiare, nello studiare questo sito, però è veramente grande. Però ha trovato delle monete nel sito e ce l'ha mostrata una moneta e dice che ne ha trovato tante monete che sicuramente erano di bronzo perché è ossidato, Sì. quindi sicuramente erano di bronzo. E a quanto pare risalgono, ha detto, al periodo 168, ho guardato Punico. quando era lo stampo di quella moneta ed era del 168 avanti Cristo. Assurdo. È lasciato lì. Adesso andiamo a fare una passeggiata perché è andato Sebastiano da solo con lui. Adesso vado anche io a vederlo. Cioè, immaginate che qua un tempo sicuramente c'era un muro e poi saliva qua su la costruzione, sicuramente, che vedendo com'è fatto, e qua tutto attorno ci sono questi massi e si vede che erano della costruzione. Il territorio dell'attuale Tunisia ha avuto un ruolo chiave nel Mediterraneo antico, attraversando 3 grandi fasi storiche: Fenicia, Punico-Cartaginese e Romana. Dove facevano questo? La Tunisia ci ha stupito tantissimo da questo punto di vista. È un paese ancora tutto da esplorare, tra storia, paesaggi mozzafiato e un'accoglienza rara. Tutto crollato, poi era tutto costruito sulla spiaggia. I Fenici, provenienti da Tiro, l'attuale Libano, furono grandi navigatori commercianti e fondarono diverse colonie lungo la costa del Nord Africa. L'obiettivo era crearsi basi commerciali per i loro scambi in tutto il Mediterraneo. Cioè, qua sotto sembra che ci siano delle pietre intagliate e fatte tipo mosaico. Guarda! Il periodo punico-cartaginese si sviluppò tra il IX secolo a.C. e il 146 a.C. Cartagine, fondata dalla regina Fenicia fuggita da Tiro, divenne una potenza commerciale, rivale diretta di Roma. Questo astio tra le due potenze sfociò in 3 guerre principali. Nella prima Cartagine perde la Sicilia. Parliamo del 264 e 201 a.C. Seconda guerra punica, 218-201 a.C., con il leggendario Annibale che attraversò le Alpi con gli elefanti. Piano piano lo sto riportando fuori questo mosaico. Non voglio andare oltre perché poi non si salvaguarda più per il futuro. Magari qualcheduno prima o poi verrà qua a fare gli scavi. E infine la terza, dove Roma assedia e distrugge Cartagine. Parliamo del 149 e 146 a.C. Questo pavimento che risulta tutto lì sotto. Qua si vede come hanno fatto la base, così, con pietre e qualche altro materiale. Poi c'è questo strato, che non so che cosa sia, e poi qua ci sono
tutte le pietre del mosaico. Adesso stiamo continuando lungo la spiaggia, che sicuramente un tempo doveva essere costruita fino a qui, perché qui ci sono queste pietre e lì è dove, lì in fondo è dove abbiamo trovato il mosaico. Qua ci sono tutti questi massi. Ogni pezzo è un pezzo di storia. Addirittura qua sembra che ci sia ancora l'intonaco. Ma l'hai visto come è fatto? Pietroline rosse, piccoline. Alla parte di dietro, sì. Tanti cocci di terracotta. E poi qua c'è ancora l'intonaco con la pittura. Però non si capisce che sembra una pietra, sembra ardesia sopra. Lo vedi che ha un fine di ardesia? Ma questa parte di sopra non fa parte della pietra, lo vedi? È intonaco, tipo. Ma questa è una pietra, però. E poi lo vedi che lì c'è ancora è blu, c'è una striscia blu, cioè blu, Sì, un tipo più celeste. Però anche è una lì. pietra incollata, vedi? Vedi che è una pietra, tipo sì. ardesia sembra. Lì, aspetta. Qua c'è il pavimento. È ancora messo bene. Sì. È tipo piano, di pietra, sì. Però bisogna capire cos'era, perché magari non era neanche una stanza, era... Abbiamo scavato un po' anche qui. Qua sembrerebbe che ci sia la congiunzione tra muro. il muro, la parete e il pavimento. E sotto c'è tutto il pavimento. Qua sotto è tutto da scavare, sicuramente c'è tutto il pavimento della casa. Se dal passato ci hanno lasciato mosaici, colonne, cocci di terracotta, noi alle generazioni successive cosa lasceremo? Ve lo faccio vedere. Lasceremo le isole di plastica. Ecco qua abbiamo trovato un altro mosaico fatto diversamente. Molto probabilmente c'è anche qua sotto. Non so fino a dove va qua, perché se la base è quella. Meno che non fosse più profondo quello. Però qua c'è tutto il mosaico. Ci siamo spostati un po' più avanti sulla costa, da dove eravamo stanotte. Abbiamo dormito una notte proprio tranquillissima e adesso, proseguendo più avanti, ci stiamo rendendo conto che il villaggio continua e si capisce, si deduce anche il fatto che da questi scogli hanno preso tutti quei mattoni che poi hanno, tutti quei blocchi di pietra che hanno utilizzato per le costruzioni.
Oggi il colore dell'acqua è bellissimo. Quando eravamo a Gerba abbiamo acquistato del pesce prima di partire e non l'abbiamo ancora cucinato, quindi è arrivato il momento di farlo fronte mare. E ho acceso il fuoco qua in questa parte un po' riparata perché oggi c'è un po' di vento da terra e quindi questa roccia mi ripara. Tra l'altro qua è stato scavato, sono stati scavati i blocchi che hanno utilizzato per costruire il villaggio, quello che c'era qua in questo sito archeologico. Quindi ci dà riparo per il fuoco. Ora mi metto a pulire il pesce e poi grigliamo. Non so se dalle immagini rende, ma era abbastanza pesante. Ma il Big Ben che sta veramente. Siamo arrivati al porto, fatto il check-in, nel frattempo hanno anche provato a nascondersi dentro il nostro telaio.